solo un fiato ti faccio schizzare che a quello al quinto piano. Se siamo capiti? Stop! Da paura! Com'era per te? Buona. Ma che cazzo stai di? Ma non era questa la battuta? Vabbè, frate, ci ho aggiunto sta cosa dei calcoli per dargli il tocco d'originalità. Ah, sentite regista. Da paura, assai, frate. Lui è Danilo, protagonista del film romanesco amatoriale Avanzo criminale. Bello di nonna! Non dire! Bello di nonna, sei meglio che Spipek! Perché di sto manino che l'ha frittata di nonna tua? Il panino che l'ha frittata, pausa frittata! Allora, mi raccomando, questa è una scena molto importante, ci sono personaggi storici. Entrami nel personaggio e mantenimi l'attenzione, dai. Stai sereno, Dario, sono un professionista. E questo è Fabrizio, attore, doppiatore, speaker, regista e insomma, uno che s'arrangia. Facciamo una prova? No, incidiamo. E vabbè, dai. Pronti? Oh, guarda com'è diverso il mondo stamattina! Accidenti! Guarda che bel castello! È meglio che appenda la gabbia al soffitto, così sarai al sicuro. Come è noto, gli scarabei stercorari si cibano e fanno il nido nella cacca di grandi mammiferi. È buona, fine turno. Sì, vabbè, Dario, però voglio dire, negli ultimi 2 mesi mi ha fatto fare 2 documentari, 3 spot radiofonici e 7 porno. E dai, lo sai che con tutti quei sospiri vado in iperventilazione, cazzo. Ma come orgasmi tu, manco me che ragli neri te presento serli. E so soddisfazioni. Ma piuttosto, scusa, ma quel nuovo film Disney che sta per uscire, no? Ma avevi detto tu che quel personaggio era proprio nelle mie corde. Non ti dico di fammelo fa, ma almeno fammi un provino. È già segnato, Fabri, lo sai, non dipende da me, ha voluto la produzione. E chi lo fa? Carlo Conti. Ma che davvero? Danilo e Fabrizio hanno un sogno in comune che è diventato una vera e propria ossessione: riuscire a portare in scena Shakespeare e più precisamente Molto rumore per nulla. Ma che sarebbe sta tanta cagata per niente? Molto rumore per nulla, è uno spettacolo teatrale. Che ti sei messo a fare teatro, mo? Guarda che io con Fabrizio anni fa già ho fatto uno spettacolo teatrale, che voi ricordate? Ma lo chiama teatro, tu battute romanesco! Ha scritto Fabrizio a sto, come si chiama? Tanta cagata per Ah, niente! che facci. Molto rumore per nulla. E poi non l'ha scritta Fabrizio. Fabrizio ci fa solo la regia, ha scritta William Shakespeare. Che cazzo è? Ah, mi sa che ho capito chi è, la storia di quei due innamorati che si erano suicidati a Venezia. Si sono suicidati a Verona e sì, quelli erano Romeo e Giulietta. Ma che è lo stesso che ha scritto la storia di quel moro che se pensava di essere cornuto ha ammazzato la moglie? Bravo, Otello, e quella è a Venezia. E vabbè, Venezia, Verona, sempre in Liguria stanno, no? Vabbè, ho capito, ma raga, io me ne vado. Ah no, Vado a studiare copione. Che ha detto? Che sei il coglione! Una donna che abbia concepito, le rendo grazie. Il teatro quello vero, Shakespeare. Tutto questo rappresenta per Danilo e Fabrizio un'opportunità di riscatto, la possibilità di dimostrare a tutti di essere degli attori di un certo spessore. Io voglio vivere da scapolo. Ah, scusa. Te voglio vedere prima di morire sbiancato d'amore. No, Danilo, guarda, questa pronuncia romanesco non va bene. Noi stiamo facendo Shakespeare. Lo sai perché stiamo facendo Shakespeare? Perché te sei rotto il cazzo degli doppiaio Cornazzi, io te fai film del merda. Scherza, sta scherzando. Shakespeare è la massima espressione del teatro, capisci? Le sue battute non sono battute, sono versi poetici e vanno declamati con la giusta dizione. Ma io addizione non studiavo manca a scuola, Fabri. L'addizione. Addizione. Allora facciamo una cosa, guarda, io adesso ti do una serie di esercizi per la corretta pronuncia e articolazione, va bene? Davvero? Sì, però tu mi devi promettere che ti eserciti tutti i giorni. Sì, tu giuro, guarda, mi esercito tutti i giorni dappertutto, proprio giuro. Grazie, Fabri. Danilo mantenne la promessa e si esercitò tutti i giorni, dappertutto. Ma siamo tutti! Manca Moccioletto. Ah, dai, ma Moccioletto! Giorgio ha chiamato poc'anzi e ha detto che ci raggiunge dopo. Ma dai, ma come cazzo parli? Inizialmente Danilo aveva preso troppo sul serio gli esercizi di articolazione.
I giorni passavano, le prove andavano avanti e lo spettacolo cominciava a prendere forma. Si avvicinava il giorno della prova generale e anche Danilo era riuscito finalmente a trovare la giusta misura. Nessuno poteva immaginare però quello che di lì a poco sarebbe successo. Oh, vabbè, scusa il ritardo, eh. Ma com'è chiuso? Che è successo? Ma l'arti dove stanno? Se ne sono andati a casa. Come se ne sono andati a casa? Gli sponsor si sono tirati indietro, non c'è più una lira né per i costumi né per le scenografie. No, cioè, fammi capire. No, aspetta un attimo, se siamo fatti in culo così, mi sono slogata la mandibola per fare gna 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 gna. Mo questi se ne vanno, si portano via i soldi e noi rimaniamo con Don Farcuscio. Purtroppo sto Shakespeare non sa da fare. Dove mi annulla lo spettacolo. Io non ho mezza idea, cioè. Che idea? Non è una mia, facile. Non è una mia, facile. Non te capisco. Una rapina! Ma che cazzo te strilli? Ma che sei scemo? Non ho capito, ma anche è colpa mia se ci senti. Ah, io ci sento, siete che già non articoli bene, poi ti metti pure a strillare. Ma poi scusa, ma come cazzo ti viene in mente, eh? Ma non mi avevi detto che stai fuori dal giro? Sì, Fabrizio, sono uscito fuori dal giro, te l'ho promesso e l'ho fatto. Solo che a me mi continuano ad arrivare le dritte. E mi è arrivata una dritta di un orologio. Che orologio? Un Rolex. Facile. Cotta e magnata. È il tipo da rapinare. È un dirigente di banca. Fa sempre le stesse cose, va in giro col macchinone, parcheggia sempre sugli stessi posti. La dritta mi ha data quello che lavora dentro il garage. Noi andiamo là. Te gli punti il ferro e io levo il Rolex. Che gli punto io? Te gli punti la pistola e io gli levo il Rolex. Ah, pistola, ma che sei scemo? Ma guarda che io mi cago sotto pure per i botti di Capodanno. Ma mica gli devi sparare. La pistola è finta, serve solo per spaventarlo. Ma tu ti rendi conto di quello che mi stai proponendo? Sì, eh? Guarda che ci si va in galera per queste cose. Allora lo sai che c'è? Ciao a Shakespeare, ciao allo spettacolo, ciao a tutti quanti. Ciao bello. Che te devo da dire? Fa come te fa. Dani, ma quanto vale sto Rolex? Il Rolex vale 20.000 euro. Però sicuro ce ne tiriamo fuori 10. Vabbè. Però la pistola la punti te. E fu così che per amore del teatro Fabrizio divenne un criminale. Oh, non stare a fare una cazzata. Fabrizio, devi stare tranquillo. Fai conto che noi siamo come Robin Hood. Che faceva Robin Hood? Rubava i ricchi per dare Ai poveri. Bravo. In questo caso i poveri so. Siamo noi. Bravo. E quindi stai tranquillo, va bene? Sì. Respira. Ecco. Respira, tranquillo. Se fai solo un fiato ti faccio schizzare l'acqua dal quinto piano. Se siamo capiti? Mamma, guardate questo. Ma che c'è? Io l'orologio al polsino come a Giannagneri. Si è smesso di essere Giannagneri. Mondo! Era un'evidente domanda retorica. Sfida sto orologio, dai. Come cazzo si sfida sto coso? E tu sì, tu sa. Un po' di resistenza, eh? Che cazzo fai? Molla sta cosa. Non ti preoccupare. Fai a punta pistola, dai, forza. Adesso tu piano giri e cominci a camminare. Vai e si fa solo un fiato di spalla. Attenzione che te sparo. E se chiami polizia, ammazzo tutta la famiglia. Capito? No, vai che ti vuoi fare. Cammina! Era fatta, lo spettacolo era salvo, ma il destino beffardo era ancora in agguato. Se sei solo un fiato ti faccio schizzare che a quello al quinto piano. Si sente? Oi, ciao pa. Che cosa state guardando? Avanzo criminale, lascia stare, un taglio. Fatemi vedere un po' quella scena lì. Ma quella dei calcoli al quinto piano? Esattamente. Proprio quella. Miei cari signori, danzeremo dopo. Ma nonostante tutto, come avrebbe detto Shakespeare, the show must go on. Uomo sposato. Caro principe, devo proprio dirvelo.
L'uomo è un essere volubile. Sono venuti 5 questi, però. Sta zitto e sorridi che è meglio. Ma io non ci ho capito un cazzo, però mi sembrano bravi. E le donne? A te piacevano l'omini? Eccoli lì, Robert De Niro e Al Pacino degli altri. Finito con sta minchiata del teatro. Dai, forza! Andare e tornare in cella, pezzi di merda! Dai! Prima di tu merda. Brutto. Sta buono così passi dalla parte del torto, no? C'è sempre ragione, Fabrizio. Quando poi uscirono per buona condotta, ci provarono di nuovo. Perché l'attore è così, è un folle, un bambino, un sognatore. E i sogni, si sa, vanno realizzati. Tanta caciara per niente, che mi aspettavo chissà. Io cerco continuamente, da sempre in modo più che insistente, di svoltare e sono in difficoltà. L'idea brillante e splendente, rischiosa ma da prova. Se segui i tuoi sogni, occhio non fatta restare. Danilo e Fabrizio, una voce all'orefizio dell'orecchio che li fa da pensare. Non certo per vizio, ma per togliersi lo sfizio di quel sogno grande da realizzare. Non per l'elogio, ma dagli l'orologio, chi lo sa come mai finirà. Se non stai attento alla battuta del socio, lui vi farà becca. Se segui i tuoi sogni, occhio non fate restare.